È di nuovo domenica e come ogni domenica è di nuovo tempo di una nuova puntata del nostro format Beato tra gli orologi, ma tra pochissimi secondi come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Prima di continuare consentitemi di parlarvi un secondo o qualche secondo in più del nostro sponsor ufficiale WeWatches.com, che ha aperto un nuovo marketplace con più di 150 reseller partner di WeWatches per scegliere, acquistare orologi in tutta sicurezza e con delle transazioni verificate direttamente da WeWatches. WeWatches nasceva, ve lo ricorderete, come enciclopedia, come un raccoglitore di orologi, schede tecniche, schede storiche. Si è evoluto con questo marketplace che è già online, è in fase di test e si sta evolvendo giorno dopo giorno, ma comunque funziona al 100%. Ci sono appunto già 150 reseller, ci saranno altre novità di cui però non posso ancora parlarvi, e soprattutto è molto interessante anche da un punto di vista delle vendite, perché richiede commissioni per la vendita che vanno soltanto dallo 0,59 all'1,49% su ogni transazione, ed è anche possibile provarlo gratuitamente. Inoltre i ragazzi di WeWatches.com saranno anche al Passion Watch di Madrid il 25 e il 26 novembre. Insomma, vi lascio a un breve video sulle caratteristiche del nuovo WeWatches.com e poi torniamo con la nostra puntata di Beato tra gli orologi. Stai cercando un orologio unico, impossibile da trovare? Prendiamo il caso di Luca, un appassionato di orologeria che sognava di acquistare un orologio da collezione. Luca ha trovato ciò che cercava su WeWatches, il marketplace che offre un ampio catalogo di orologi provenienti dai nostri negozi partner. Gli è bastato compilare le informazioni necessarie per creare la transazione. I fondi sono stati immediatamente inviati e tenuti protetti su una piattaforma terza di fiducia. Nel frattempo, il venditore ha ricevuto una notifica sull'acquisto effettuato, ha potuto preparare l'ordine e spedirlo. Qualche giorno dopo, Luca ha ricevuto il suo orologio. E solo dopo aver confermato la ricezione i fondi sono stati trasferiti sul conto del venditore. WeWatches è il marketplace che rende felice tutti gli appassionati di orologi. Bene, in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi voglio parlarvi di un marchio abbastanza controverso, un marchio che non è amatissimo tra gli appassionati, non è molto diffuso, un po' perché molto spesso realizza orologi molto particolari e un po' perché alcune volte questi orologi hanno una piccola distribuzione, ma soprattutto sono molto cari. E sto parlando, come avrete visto già nella copertina di questo video, di Ulysse Nardin. Ora, chiariamo subito, qua parliamo di alta orologeria. I prezzi molto spesso sono giustificati dai contenuti tecnici o anche i contenuti stilistici di questi orologi, dalla realizzazione di determinate casse. In ogni caso, però, si tratta di oggetti molto particolari. Quindi, quale luogo migliore se non Beato tra gli orologi per valutarli, commentarli assieme, vedere anche se ci sono un po' i prezzi, quali sono le ultime novità della Maison. Il tutto lo facciamo assieme con il nostro Mac. Andiamo. Bene, si comincia con un orologio molto particolare, il Freak per OPS, che immagino sia una collaborazione in edizione limitata. Un orologio, lo abbiamo appena detto, molto particolare, come è nello stile di Ulysse Nardin. Vedo una cassa che probabilmente è carbonio, non c'è il dial, non ci sono le lancette e il movimento è il Re, o almeno queste sono le specifiche. Non ci sono le lancette, nel senso che credo che il ponte del bilanciere sia quello che ruotando poi indichi anche ore e minuti, una cosa del genere. Comunque, in qualche modo si dovrà pur leggere questo orologio. Vediamo un po' che cosa succede. Come potete vedere, già partiamo con degli orologi molto particolari. Vedo soltanto 4 collezioni: Freak, Blessed, Diver e Marine. Nasce Freak, il Freak, un atto di arte orologiera moderna e di competenza meccanica all'avanguardia che incarna il nostro consolidato savoir-faire orologero. Con il suo design dirompente, i suoi componenti tecnici rivoluzionari, Freak infrange tutte le convenzioni dell'orologeria. Edizione UFO, questo è un cronometro marino in 3 edizioni limitate, una cosa assurda, deve essere
qualcosa da tavolo. Come dicevo, questa è alta orologeria, quindi, come spesso accade nelle maison di alta orologeria, in realtà l'orologeria da tavolo è molto presente. Pensate per esempio a Cartier, un indipendente come Konstantin Chaikin, di cui abbiamo parlato, che ho intervistato qui su Talk, trovate la sua intervista nei precedenti video. Ulysse Nardin non è certamente da meno. Quindi, se non sbaglio, se in tutto questo discorso non sto sbagliando, l'UFO dovrebbe essere un orologio da tavolo. Dato che ci siamo, andiamo subito a vederlo, anche perché poi Ulysse Nardin ci dà soltanto 4 collezioni da guardare assieme, quindi immagino che sarà abbastanza semplice valutare il sito. Non so se è il sito che non funziona tanto bene o la mia connessione, credo la mia connessione a questo punto. Edizione limitata in esclusiva, la versione blu per Bucherer, la versione bronzo per The Hourglass e la versione verde per Yoshida. Ok, cronometro marino del futuro. Chi oserebbe reinterpretare un cronometro marino o un orologio da tavolo? E tuttavia nel 2021, per celebrare il suo 175esimo anniversario, Ulysse Nardin ha reinventato i codici classici con UFO. Un altro balzo nel futuro per questa manifattura anticonformista, sempre in anticipo sui tempi, artistico, tecnico, ma anche divertente. Oggetto fluttuante non identificato, oscilla quando viene spinto prima di raddrizzarsi sulla base. Vabbè, come un uovo? Più o meno. Non prendetela, si fa per ridere. Immagino che la base sia più pesante, quindi oscilla e poi torna dritto. Vabbè. 380.000 franchi svizzeri, non è che la versione arancio. Ok, sfida alle convenzioni, 7,2 kg, altezza di 263 mm, diametro di 159 mm. Non ho ben capito perché è un orologio rivoluzionario, cioè a parte i contenuti tecnici che indubbiamente sono di grandissimo, altissimo livello e diversamente non potrebbe essere, e lo si vede insomma. Però non so se c'è davvero qualcosa di rivoluzionario oppure è semplicemente un cronometro molto complicato e anche molto difficile da realizzare e dunque anche molto costoso. Un'edizione limitata non dice molto altro. Vediamo un po'. Caratteristiche: 3 fusi orari, ore, minuti, secondi morti, ok, quindi una bellissima complicazione aggiuntiva, 675 componenti, bilanciere extra large e 3600 alternanze ora, naturalmente molto basse per essere appunto un orologio grande e da tavolo. Cassa alluminio e vetro soffiato, 7,2 kg, 3 edizioni limitate, ognuna da 30 esemplari, calibro Ulysse Nardin 902, orologio da tavolo, carica manuale, riserva di carica, ecco questa è un'altra bellissima caratteristica, 1 anno con 6 bariletti. Bello, indubbiamente un gran pezzo di orologeria. Bene, questa è abbiamo introdotto bene Ulysse Nardin, tanto per chiarire di che cosa stiamo parlando. Ora, che gli orologi piacciono o meno, l'importante è che sappiamo che cosa può fare una maison di questo tipo, oltre naturalmente a tutta la sua storia, di cui magari parleremo in un prossimo video. Allora, le collezioni Freak, Blessed, Diver, Marine, classico, non so se è una collezione classica, sì, questa qui, che sembra anche molto interessante. Marine, tra l'altro c'è un Ulysse Nardin che mi piace tantissimo, come il Breguet Marine, l'Ulysse Nardin in versione Marine mi piace tantissimo, perché riesce a coniugare, fra poco, anzi vediamolo subito, tutti gli elementi di un orologio sportivo in un orologio che però sembra un orologio da gran galà. È una cosa fenomenale, a me piace tanto questa interpretazione. 35 orologi, questo è tipicamente il Marine 44 mm, dual time, 12.301 euro, grandata, no, non credo che sia una grandata, perché qui ci sono 2 finestrelle, 44 mm, troppo grande indubbiamente, vabbè, ma questo è un altro discorso. Qui c'è la finestrella che forse è la data del mese, no, questo forse potrebbe essere il mese e 28 il giorno, quindi praticamente 28 ottobre, vediamo un po'. Fuoco ai cannoni, 177 anni di savoir-faire, alta orologeria, 44 mm, 12.301 euro. Vediamo se dice anche altro. Cinturino in pelle, vabbè, fino a qui lo sapevamo. Qui ci sono altre caratteristiche, altri modelli. No,
non ci dice molto. Ci dobbiamo accontentare della mia interpretazione. Qua però vedo due tasti con cui probabilmente settare i giorni e il mese. Questo è il dual time, anche se qui vedo una divisione in 60 minuti più che in 12 o 24 ore. Ma mi piacerebbe capire che cosa fa questo orologio qui. Purtroppo c'è poco, ma naturalmente i commenti servono anche a farmi sapere se voi ne sapete qualcosa in più. Marine Tourpilier Panda, anche questo 42 mm, 9.377 euro, non il mio preferito. Tourbillon 58.278 euro nella versione oro rosa, immagino. Invece questo qui deve essere acciaio, 47.489, beh, ci sta perché è un tourbillon, quindi ci sta sicuramente, però non lo so, questo sito si potrebbe fare di meglio, insomma. C'è questo slogan che siamo d'accordo, c'è il diametro col prezzo, almeno qui abbiamo il calibro, numero di parti 214, questo qua è il calibro tourbillon con finitura perlage tipica di tanti calibri, anche Rolex utilizza la finitura perlage sui propri orologi. Cassa acciaio inossidabile, ok, quindi acciaio tourbillon 47.489 euro, che pure è un prezzo in linea sicuramente con tourbillon. Poi ci sono altre interpretazioni, tourbillon moon phase, quindi fasi lunari, edizione limitata 11.000, 13.000, 24.000 euro per la versione con cassa in oro. Sono orologi che costano, e come sempre abbiamo detto spesso purtroppo non piacciono. Cronografo 13.000 euro per questo cronografo, anche diametri importanti, 44 mm. Nella puntata speciale di martedì scorso in Beato tra gli orologi abbiamo parlato di Vacheron Constantin. Anche lì abbiamo visto dei diametri a volte un po' eccessivi, quasi come se la moda di allargare questi orologi, che in realtà è terminata ormai un paio di anni fa, si sta tornando a diametri più contenuti, soprattutto per il mercato europeo. Ecco, non sia questa moda, insomma, degli orologi grandi sia ancora un po' troppo sopravvalutata, o comunque stiano facendo fatica queste maison a tornare a calibri piccoli dopo aver investito, immagino, anche tanto per produrre orologi grandi. Stiano facendo un po' fatica a tornare indietro, a tornare a calibri più piccoli, come sta accadendo per tantissime maison. Orologi piccoli, scusatemi, tantissime maison. Ecco, questo è quello che piace a me, adesso ve lo faccio vedere, che diciamo stanno un po' sposando quelli che sono i gusti degli appassionati, tra l'altro devo dire con grandissimo successo. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ora, questo qui è il mio preferito, Marine Tourpilier 42 mm, 9.175 euro, con questa bellissima interpretazione un po' sportiva su un orologio elegante, numeri romani che però sono all'interno di un orologio con una cassa un po' sportiva, ma comunque non troppo. Mi piace molto questa interpretazione. Ci sono anche diverse varianti di cinturino. Questo qui si vedeva anche prima, cinturino in cordura con questi bordini rossi. Questo qui dovrebbe essere il cinturino che abbiamo, il cinturino in acciaio, il bracciale in acciaio. Questo sarà maglia milanese, forse maglia milanese, e poi il cinturino in gomma con l'inserto. Questo è quello in pelle e ci siamo persi quello in gomma, no, probabilmente è questo qui, sì, con questo inserto tipicamente Ulysse Nardin, questo inserto in metallo. Secondo me lo rende davvero molto molto particolare. Certo, per chi vuole distinguersi, per chi ha tanti soldi e non ha paura di perderne e non vuole il solito sub o magari anche il solito Seamaster di Omega che vedi un po' al polso di tante persone, beh, un Ulysse Nardin Marine credo che faccia effettivamente la differenza. Possiamo discutere sui gusti, sul fatto che piaccia o meno, non è necessario che qualcosa piaccia, d'accordo, è soltanto la mia opinione, però sono convinto che un oggetto del genere sicuramente faccia la differenza. Ora, questo è l'Ulysse Nardin. Voi sapete che alla fine di ogni puntata di Beato tra gli orologi io scelgo poi l'orologio che mi piacerebbe, immaginando con tanta immaginazione, portare a casa. Probabilmente potrebbe essere questo Marine, ma non voglio anticipare altro, anche perché di Ulysse Nardin in realtà c'è tanto altro che adesso andiamo a vedere assieme. Questi sono ancora i Marine
torniamo invece alle collezioni, perché ne abbiamo già viste due in pratica. Questo è l'UFO da tavola che abbiamo già visto, da tavolo, a tavola si mangia. E vediamo un po', niente, menu. Allora, torniamo ad orologi, Freak, quello strano di prima, 12 orologi, 70.175 euro. Se volete chiudo già qui, se invece siete curiosi vado avanti. Freak S 45 mm, prezzo su richiesta. Ecco, per esempio questo sì, ok, è quello che stavo dicendo prima, no? Cioè questa interpretazione dell'alta orologeria da parte di Ulysse Nardin, che però secondo me naturalmente Ulysse Nardin, se fa qualcosa di questo tipo, sa che funziona, non certamente sono dei pazzi o dei kamikaze, però ecco, sono quegli orologi che poi fanno tanto discutere gli appassionati, che molto spesso allontanano anche gli appassionati di una maison. Sono in ogni caso convinto, per esempio, che questo Freak per OPS, che poi per OPS che cosa sarà? Sarà una collaborazione o sarà un materiale particolare? Adesso cerchiamo di capirlo. Perdonerete la mia ignoranza, sono un po' boomer come sicuramente saprete. Quindi ore e minuti, immagino che siano queste frecce qui, questo ore, questo minuti. Questa è la gabbia, immagino, del tourbillon a questo punto, quindi bilanciere e scappamento è sospeso su un ponte che funge da lancetta dei minuti e l'altro ponte funge da lancetta delle ore, fungono. Come dicevo prima, insomma, sono i ponti a ruotare e a segnare l'orario. Concepito sulla del Freak X, penso che qui manchi una parola, inaspettata rivisitazione di un'icona del XXI secolo. Orologio veramente strano e molto interessante. Certo, ad averci dei soldi in più da buttare lo vorrei tantissimo avere in collezione un orologio del genere. Da uomo o da donna con funzionalità classiche o esclusive, ecco una fra le più ampie collezioni di calibri del settore, una selezione guidata da quella cultura di innovazione, qualità e indipendenza che ha reso Ulysse Nardin uno dei marchi leader della creatività orologiera. Su questo sono d'accordo, leader delle vendite non credo, ma indubbiamente leader della creatività. Poi questo calibro, guardate un po' che roba, bellissimo. Ore e minuti, non parla di tourbillon, fanno però un ampio uso e anche un'ampia pubblicità al silicio che utilizzano. Qualcuno avrebbe parecchio da ridire qua su YouTube. Chi lo dice a Ulysse Nardin? Va bene, carrure in carbonio verde kaki in magba, che è un composito originale che mescola fibre di carbonio nere e resina epossidica verde. Ok, quindi carbonio e resina, molto interessante. 34.583 euro, sono anche tanti soldi. Qui si paga l'esclusività, si paga tutta la ricerca che c'è dietro il movimento, si paga anche il posizionamento di Ulysse Nardin, che fa di questo orologio evidentemente la sua punta di diamante. Lo trovo molto interessante, è uno di quegli orologi che fa parlare. E lo trovo interessante anche per questo, perché poche maison hanno l'ardire di investire così tanto tempo e così tanti soldi in orologi che forse faranno molta difficoltà a vendere, che probabilmente piacciono poco o piacciono a pochi più che altro, ma che in ogni caso fanno parlare della maison e la posizionano su un gradino più alto della scala della bravura orologera, e questo secondo me va riconosciuto a Ulysse Nardin. Abbiamo visto il Marine che coniugava classico e sportivo, vediamo il Diver secondo Ulysse Nardin. Il sito va un po' a rilento, potrebbe essere la mia connessione. Un Diver molto semplice, molto classico, un Diver, qui ci sono delle coordinate che adesso vedremo se ci portano a qualcosa. Ho parlato troppo presto perché dopo aver detto troppo classico e molto semplice, ci ritroviamo qui il Diver X Skeleton Azure 44 mm, 27.021 euro. Quei 21 euro stonano. Molto Ulysse Nardin, indubbiamente. Non sono per esempio orologi che mi attirano, ecco perché l'estrosità del Marine che abbiamo visto, che vuole coniugare quelle linee classiche di Ulysse Nardin a quel tocco sportivo, qui viene completamente dimenticato. Qui siamo in un'altra dimensione, questi sono orologi marziani, qualcosa di incredibile che di sicuro
si riallaccia al discorso che ho appena fatto, no? Rispetto all'ardire di determinate maison, di Ulysse Nardin in particolare, di realizzare oggetti del genere. Questo in oro rosa 42.650 euro, oppure questo qui che credo facilmente è carbonio, sicuramente lo è la ghiera, 16.132 euro. Sono anche orologioni, 44 mm di diametro, sono tanti, e così via su altri cronografi che adesso carico. Eccoli qua i cronografi, ma ce n'era uno interessante che probabilmente non a caso Ulysse Nardin mette all'inizio della categoria diver. Questi sono ancora i diver da 44 mm, anche questi sono tipicamente Ulysse Nardin, ma insomma quello semplice dov'è? Eccolo qua. Già il diametro dice la sua, 42 mm per un diver ci sta, e 42 mm anche il Seamaster, che ha un lag to lag abbastanza contenuto, lo avete visto nell'unboxing di venerdì, però è diciamo anche questo mi sembra un lag to lag molto contenuto. Tra l'altro quadrante blu, 7.159 euro, assolutamente in linea con il prestigio di Ulysse Nardin per essere un diver. Lo abbiamo anche con bracciale in acciaio, vediamo un po', un classico Oyster, sì, un Oyster 3 maglie, oppure anche con maglia milanese, 7.864 euro anche Oyster. Questo qui mi piace di più, con cinturino in cordura, e lo rende molto particolare. Uno di quegli orologi, secondo me, che non può essere il terzo o quarto orologio in collezione. È veramente particolare, costoso anche. Certo, costa molto meno di un sub di Rolex, però parliamoci chiaro, se aveste 10.000 euro da spendere in un orologio e fossero vostri, quindi non li avete trovati per terra, sono vostri questi orologi, ve li siete sudati, dove li spendereste? Il mercato dice Rolex, e se voi mi dite Ulysse Nardin non ci credo, o almeno non tutti, dai, parliamoci chiaro. Però ecco, ad averceli veramente in più e avere una collezione importante di orologi, questo qui mi sembra davvero un bel orologio, bello, ben fatto, molto distintivo, e c'ha anche tutta la bellezza di Ulysse Nardin, tra cui anche un calibro che appunto è di manifattura, il che rende prestigioso come sempre un orologio. 42 ore di riserva di carica, si poteva fare di più, ma questo è un altro discorso. Alternanza 28.800, come un calibro insomma moderno, anche se poi le alternanze non è che indicano effettivamente come va un calibro. Ci sono calibri con basse alternanze che sono basse, oppure altissime, 36.000, no? Quelle tipiche di Zenith, oppure dell'Ultrachron di Longines. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque un diver che io reputo interessante, molto interessante, e che non conoscevo neanche, lo scopro ora per la prima volta. E poi anche il bello di Beato tra gli orologi, no? Scoprire cose nuove, vedere i prezzi, assolutamente. Blessed, non so se l'abbiamo visto questo orologio, ore del mondo, ancora una volta molto Ulysse Nardin, assomiglia anche un po' a quei diver che abbiamo visto prima, 45 mm, 68.000 euro, 96.000 euro, si avvicinano quasi più a Jacob & Co questi orologi che a quella che ricordavo essere Ulysse Nardin fino a 10 anni fa, onestamente. Hanno preso una piega molto particolare, evidentemente operano o comunque hanno un mercato dove determinati oggetti a determinati costi sono effettivamente richiesti e si vendono alla fine, altrimenti non me la spiego questa ricerca dell'assurdo, chiamiamola così. Questo qui è molto particolare, 45 mm Blessed Moonstruck, 88.526 euro, è una bestia, va bene, non è roba che mi interessa, no. Questi sono un po' più carini, però anche qui 44 mm, ok, magari sono anche necessari, però si farebbe fatica a comprarli e ad indossarli. Poi abbiamo lo Skeleton e così via. Va bene, non sono orologi che ritengo possano interessarmi, senza nulla togliere assolutamente alla grande tecnica che hanno, ci mancherebbe, anzi siamo qua per questo. Vediamo un attimo i classici, perché magari qui troviamo invece qualcosa che ok, questa è tutta la linea erotica, ecco, non mi veniva il termine, il Manara The Click, 42.145 euro. Questi qua sono dei piccoli pezzi d'arte, ci sono Ulysse Nardin è molto famosa per gli automi, per le linee erotiche, per le linee a tema fumetto, e ce ne sono diversi. Anche qui
sono quasi tutte edizioni limitate, naturalmente non potrebbe essere diversamente. Anche qui parliamo dell'Ulysse Nardin, che da sempre ha fatto degli automi e anche dell'erotismo la sua chiave di lettura, la sua maggiore chiave di lettura. Vi saranno capitati sicuramente sui social, su Instagram magari, dei reel in cui si vedono appunto degli orologi erotici che si muovono anche, no? E quelli sono gli automi, e sono quasi sempre tutti Ulysse Nardin. Qualcosa di erotico l'ha fatto anche Richard Mille in realtà, e ce ne sono anche altre, tante altre declinazioni. L'orologeria erotica, per quanto possa sembrare strano, in realtà è una larga branca dell'orologeria classica, piace tanto ed è tanto collezionata e costa anche tantissimo, e ne abbiamo parlato in un video forse un paio d'anni fa ormai, proprio dell'orologeria erotica, che tra l'altro mi fu anche mezzo censurato da YouTube perché alcune scene sono effettivamente particolarmente spinte. Ok, poi abbiamo quest'altra linea, il Trilogy da 42 mm, insomma roba eccessiva, posso dire. Ulysse Nardin fa roba eccessiva, lo avevo premesso, ne abbiamo avuto conferma guardando il loro sito, e vi confermo anche che la mia scelta, la rivediamo insieme, è assolutamente il Marine cinturino. Anche questo è molto bello in realtà, però quel cinturino in caucciù su una cassa acciaio con numeri romani che se non lo si guarda con attenzione sembra un orologio classico, ma in realtà è uno sportivone, mi piace tanto, ed è effettivamente forse oggi l'unico, a parte tutta la linea classica erotica che non potrò mai permettermi, ma questo credo che sia anche l'unico vero Ulysse Nardin che vorrei oggi in collezione. Insomma, altra puntata interessante di Ulysse Nardin. Non sono sorpreso perché conosco abbastanza bene la Maison, non sono sorpreso perché sapevo che cosa avrei trovato, questo viaggio attraverso Ulysse Nardin mi ha dato la certezza di ciò che ricordavo e ciò che credevo, ovvero grande tecnica, grande esclusività in orologi per pochi. Naturalmente però vorrei sapere nei commenti la vostra, così ne parliamo assieme. Non prima però di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui e darvi appuntamento qui nella nostra stanza degli orologi per un prossimo video su Top.